Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Alfredo e come potete già intravedere oggi andrò a fare la recensione di questo bellissimo drone, lo Xiaomi Mi Drone 4K. Sigla. Ok ragazzi, iniziamo. Nella scatola, una volta aperta, troverete i seguenti oggetti che vedete qui in video. Io non ho la scatola semplicemente per il fatto che quando ho effettuato per la prima volta l'ordine ho aggiunto anche come accessorio la borsa, quindi per Gearbest, per risparmiare sulle spese di spedizione, ha inserito il drone direttamente dentro lo zaino che dopo vi farò vedere. Allora, partiamo dal corpo del drone. Come possiamo vedere, il drone è dotato di 4 motori brushless e un sensore sonar che è posizionato nella parte inferiore. Questo è il sensore sonar e questo è il sensore visivo. Questo ci permette in pratica di alleggerire, addolcire la discesa del drone quando stiamo atterrando. Qui c'è l'alloggiamento della batteria, eccolo qui, e queste sono le gambe. Le gambe si piegano, basta facendo questo movimento qui, basta fare questo movimento qui e il drone è stabile. Poi abbiamo il gimbal. Questa è la parte più non so se vedete, questa è la parte più costosa del drone, infatti come prezzo di ricambio lo trovate intorno ai 270 euro, quindi vi consiglio di trattarlo con estrema delicatezza. Il gimbal ha un suo alloggiamento che è questo qui, adesso vi faccio vedere, basta cliccare qui, girare e sì, viene fuori il coperchio, perché è possibile far volare questo drone anche senza videocamera se uno vuole. Questo è l'alloggiamento per il gimbal. Ok, adesso una parte delicata per montare il gimbal. Questo è un procedimento che farete solamente la prima volta quando andrete a montare. Ok, potete notare che qui, non so se si vede, eccolo qui c'è una piccola lineetta. Questa lineetta indica che è la parte frontale. Qui c'è questa testa, diciamo, lucida del drone, quella è la parte frontale. Ok, quindi ricapitolando, mettete questa lineetta davanti, c'è questo gradino qui, lo inserite qui, poi cosa fate? Tirate indietro questa lineetta, questo tastino che si vede qui, lo tirate indietro, fate così e dovreste sentire questo clack. Non so se l'avete sentito, è importante che faccia questo clack perché significa che il gimbal è attaccato nel modo migliore possibile. Mi raccomando, questa cosa è importante. Poi allora, nella parte diciamo inferiore della videocamera possiamo trovare 3 fessure. Una che è questa grande, che è una pentola di raffreddamento. Ovviamente, come tutti sappiamo, c'è la pentola di raffreddamento perché qualsiasi telecamera, oltre questa, qualsiasi telecamera che registra in 4K si scalda moltissimo. A questo serve la pentola. Poi abbiamo altri 2 ingressi. Un ingresso micro USB che serve per scaricare i video direttamente sul computer con il drone acceso, ovviamente, ma è una cosa che vi sconsiglio perché è molto scomoda. E un ingresso per le schede micro SD. Il Mi Drone supporta delle schede micro SD diciamo particolari, comunque devono essere sicuramente di alta qualità per 2 motivi: uno per la compatibilità e 2 perché devono riuscire a registrare, devono avere in pratica una capacità di lettura e di scrittura molto elevata, visto che possono arrivare a registrare in 4K. Comunque in descrizione vi lascio il link Amazon dove potete acquistare la scheda micro SD per questo drone. Troviamo anche un set di eliche che è composto da 2 eliche grigie e 2 eliche con la rotella color oro. Allora, per montarle è facile, in pratica il drone qui ha anche lui delle lineette, vedete, oro, grigia, comunque seguite il colore delle lineette. Non deve fare altro che questa cosa. Allora, non so se si vede, ma non penso sia difficile con la luce. Comunque qui ci sono 2 simboli, 2 lucchetti, lucchetto aperto, lucchetto chiuso. Poi non dovete fare altro che mettere sul lucchetto aperto, ruotare il motore, lo allineate così, in pratica lo allineate con questa lineetta, lo allineate così,
agganciare, fare una leggera pressione premendo su tutte e due le parti dell'elica, così, ok, e poi girare la rotella, ok. Adesso basta ripetere questa operazione su tutti gli altri motori. Poi successivamente abbiamo la batteria, eccola qui, questa è una batteria LiPo da 5100 mAh. Per capire il verso, allora basta prendere il drone, guardare questa lineetta dorata, lì in fondo trova qui, ecco qui, quella cosa nera lì sono i contatti, quindi fate combaciare quella linea con questa linea qui con i contatti che sono lì. La inserite, basta che tenete il drone fermo così senza fare una forte pressione, spingete e dovete sentire anche qui questo clack. Questo significa che il drone, la batteria del drone è collegata correttamente. Ok, adesso il drone in pratica è montato, passiamo a quello che potete trovare. Trovate le istruzioni che sono in cinese, quindi non so quanto possano essere utili. Trovate il telecomando, ecco qui, questa è un'altra cosa importante. Allora, il telecomando, eccolo qui, vediamolo. Allora, questi stick che hanno una buonissima sensibilità, ve ne accorgete quando lo farete il primo volo. Ok, poi frontalmente abbiamo il tasto d'accensione, questi sono i 4 LED che indicano lo stato di carica del telecomando, perché il telecomando ha una batteria interna che dopo vi faccio vedere come viene ricaricata. Questo tasto qui è il tasto per diciamo per il take off, per la partenza, e l'auto landing, tutte modalità di volo automatiche. Poi questo tasto qui dorato è il torno automatico a casa. Quando il drone si perde, voi basta che quando non vedete più il segnale video, avete paura, cliccate questo e il drone torna al punto da dove è partito. Però sulle modalità di volo farò un video dove spiegherò bene come funziona, questo all'aperto lo faremo. Ok, poi cosa abbiamo? Vabbè, le antenne che stanno così quando lo spacchettate, e quando vengono utilizzate vanno messe in questo modo qui. Ok, poi qui c'è lo scomparto segreto per alloggiare lo smartphone. Calcolate, di preciso non so che dimensioni di smartphone può contenere, ma io ho un Samsung S7, quindi saranno 6 pollici, massimo 6 pollici e mezzo penso, e la grandezza massima di uno smartphone che può essere contenuto in questo alloggiamento. Poi qui abbiamo delle rotelle. Allora, una, come potete vedere, fa questo rumore, ha una molla, e con questo in pratica regoliamo lo spostamento della telecamera verso la telecamera in partenza è dritta, e potete fare questo movimento su e giù. E con quest'altra rotella, invece, che sentite non fa rumore, potete regolare l'esposizione della videocamera. Parlando della videocamera, facciamo una piccola parentesi. La videocamera registra in 4K con risoluzione massima in 4K per 30 frame per secondo, e scendendo abbiamo una risoluzione di 1080p per 100 frame per secondo, poi sempre in Full HD 1080p 60 frame per secondo, sempre Full HD 30 frame per secondo. Poi vediamo, allora, dietro ci sono questi due tasti, uno serve per la registrazione e un altro invece per fare le foto. Poi l'ultima cosa, ecco qui sotto, vediamo se riesco ad aprirlo. Vediamo se riesco, la mia forza bruta aprirla, ce l'ho fatta. Ok, trovate altre due porte. Una porta micro USB per ricaricare il drone, vedete, con il cavetto, che anche questo viene dato in dotazione, serve per ricaricare il drone. Lo attaccate a una semplice porta USB o a un caricatore particolare che dopo vi farò vedere sempre nel video dedicato agli accessori per questo drone. In questo modo lo ricaricate. Se invece usate la porta USB, questa qui, in pratica lo collegate a uno smartphone, e questo vi permette di
di usare lo smartphone con la sua applicazione, con l'applicazione del drone per pilotarlo e vedere quello che state registrando con la videocamera e fare tutto quello che ci permette di fare questo drone. Poi, mi dimenticavo, trovate questa qui non è altro che una penna wifi USB, sempre che vi viene da dotazione, che si attacca al posto del cavetto. In pratica, se non volete usare il cavetto, usate questo che vi permette di farlo senza filo. Io ve lo sconsiglio vivamente. Poi infine, quasi mi stavo dimenticando, trovate anche il caricatore della Xiaomi, che ha questo attacco particolare. Allora, prendendo la batteria possiamo vedere che ha due attacchi simili, tanto è indifferente, non cambia niente. Lo attaccate così, lo mettete in carica e via. Una raccomandazione per la batteria: in pratica, quando vedete la batteria, batteria, se cliccate qui una volta sola vi fa vedere dei LED che indicano lo stato di carica della batteria. Mi raccomando, quando in pratica mettete in carica il drone, questi LED iniziano a lampeggiare, nel senso andranno tipo a scorrimento, quindi la batteria è carica quando in pratica poi andate lì i LED sono spenti. Quando trovate 4 LED accesi, la batteria non è carica, si sta finendo a caricare, però mi raccomando non la staccate in quel frangente, altrimenti potreste rovinare la batteria. Anche il borsone che vedete, lo zaino che vedete qui, lo potete acquistare sia su Amazon che su Gearbest. Comunque vi lascio sempre i link in descrizione per acquistarli. Sinceramente questo ve lo consiglio. Comunque farò un video su tutti gli accessori che ho ritenuto utili comprare, e vi dirò anche gli utili e i meno utili. Ragazzi, che dire, per ora è tutto. Questo è il nostro bellissimo drone in tutta la sua bellezza. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale. Ci saranno prossimamente altri video sui settaggi, sulle modalità di volo, come vi dicevo prima, sugli accessori di questo drone e tanti altri. Ciao, grazie, ci vediamo al prossimo video.